Benvenuto in questo video dal titolo Memorizzare in un lampo le 3 scale più importanti. Le 3 scale più importanti sono veramente queste, le 3 più importanti: la scala blues, la scala pentatonica e la scala minore naturale. Sono le prime scale da imparare perché sono quelle poi che ti permetteranno di estendere il ragionamento su tutte le altre scale. Queste 3 scale che andiamo a vedere, appunto la blues, pentatonica e minore naturale, sono collegate fra di loro, sono una derivata dall'altra, e quindi impararne una, secondo il procedimento che adesso ti insegnerò, ti permette di imparare molto velocemente anche le altre. Tutto questo è materiale chiaramente che vedi all'interno del mio libro nel dettaglio, Bassista contemporaneo volume 1 e Bassista contemporaneo volume 2, qui è spiegato per filo e per segno tutto nel dettaglio, ma in questo video voglio darti il massimo che si può fare all'interno di un video estremamente breve. La prima scala che ti consiglio di imparare è la scala minore naturale. In questo caso prendiamo un Sol, qui siamo in decimo capotasto. Ti consiglio di imparare la scala di Sol minore naturale. Normalmente la prima scala si studia in questo modo: Sol, La, Si bemolle, quindi 1, 3, 4, Do, Re, Mi bemolle, ancora 1, 3, 4 e poi 1, 3 che è Fa Sol, quindi Sol, La, Si bemolle, Do, Re, Mi bemolle, Fa, Sol. Però per riuscire a memorizzare quelle scale, quelle altre due, cioè la pentatonica e la blues, la più comoda è fare questa scala in un'altra forma, quindi Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, con il Si bemolle e il Mi bemolle, partire col 2, Sol, La, Si bemolle qua, Do, Re, Mi bemolle, Fa, Sol. Questa scala è leggermente più scomoda, intanto qui posso usare anche il Fa perché lo userò già qui e quindi lo posso usare qui. Fa, Sol, La, Si bemolle, Do, Re, Mi bemolle, Fa, Sol. Vedi, questa è molto facile perché è formata da uno schema molto semplice. Allora, adesso andiamo a sentire subito come suona questa scala utilizzandola su un pezzo in minore. In questo caso ho preso un blues in Sol minore e farò la combinazione di queste note. Fa, Sol, in realtà ripeto è il Sol la nota più importante, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, con anche il Fa. Faccio dei pezzi di scala, delle frasi usando anche frammenti di scala, 1, 2, 3 note, 1, 2, 3, 4, oppure 1, 2, 3, 4, oppure anche gli arpeggi. Sto semplicemente combinando sempre queste note che ti ho detto, scala di Sol minore naturale. Andiamo a sentire come suona. Esercitati anche tu sulla base a suonare, fraseggiare su questo blues in minore usando queste note. Sono note molto semplici, sono le 7 note 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, l'ottava che è il Sol e poi abbiamo detto che usavamo anche l'altro Fa, quindi è l'altra ottava, ma sono sempre solo 7 le note. Sol, La, Si bemolle, Do, Re, Mi bemolle, Fa, Sol. Le combini, fai pezzi di scale, 3 note, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, oppure 4 note, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, oppure le note degli accordi, come dicevo, le note degli arpeggi, triadi, oppure pezzi di scala anche disordinate. L'importante è che cerchi di creare proprio delle melodie cantabili su questa base. Adesso invece vediamo come su questa scala che abbiamo visto, che è la scala di Sol minore naturale, possiamo semplicemente, togliendo 2 note, ottenere un'altra scala, la seconda scala che ci interessa, la scala pentatonica minore. Se io ho il Sol, tolgo la seconda nota che è il La,
tolgo la sesta nota che è il Mi bemolle, ho Sol, Si bemolle, Do, Re, Fa, Sol e posso prendere il Fa qui sotto anche. Quindi questa scala è ancora più semplice di quella di prima, ma avendo memorizzato bene quella di prima, adesso posso in un lampo, semplicemente togliendo due note, ottenere questa nuova scala che è la pentatonica minore di Sol. Fa, Sol, Si bemolle, Do, Re, Fa, Sol. Ho tolto il Mi bemolle, ho tolto il La. Visto che non devo usare più il La 1, 2, 4 e non devo più usare il Mi bemolle, tanto vale che uso semplicemente le dita 1, 3. 1, 3 con Fa, Sol, Si bemolle, Do, Re, Fa, Sol. Chiaro che mi sposterò, ma ottengo un fraseggio molto semplice. Questa scala la posso combinare, quindi la pentatonica minore sta perfettamente sulla base che abbiamo sentito prima, adesso la andiamo a sentire. Devo solo pensare di fraseggiare con l'1 sul 3. Fra l'altro questo passaggio qui, questo disegno e questo disegno sono uguali. Qui dentro, in questa scala, adesso che andrò ad usarla, posso lavorare pensando anche solo a certi tipi di intervalli. Ad esempio questo è un tipico intervallo di quinta, c'è anche questo, c'è anche questo, c'è anche questo che sono carini. Posso usare con questa scala molto quelle che sarebbero l'hammer-on, sarebbe l'hammer-on. Usare l'1 e il 3 senza suonare con la destra, suono la prima nota e l'altra semplicemente la picchio col terzo dito. Stessa cosa su questa corda, stessa cosa qui. Oppure posso usare anche il pull-off, dove il terzo dito strappa la seconda nota, quindi non suono ancora con la mano destra, suono la prima nota e la seconda è strappata. Hammer on, pull off. Proviamo adesso a sentire come si può fraseggiare usando questa pentatonica minore sullo stesso blues di prima. Era un blues in minore, lo vado a rifare, blues in sol. Prova anche tu. Adesso usi questa scala che abbiamo visto è molto facile da memorizzare perché avendo imparato quella di prima, cioè Sol minore naturale, togliendo la seconda nota, togliendo la sesta nota, cioè 1, 2, abbiamo tolto la seconda che era La, 3, 4, 5, 6, abbiamo tolto il Mi bemolle che era la sesta, si ottiene questa scala pentatonica che è molto facile da usare e che ti permette di usare molto anche questi, diciamo, hammer-on, pull-off. Allenati anche tu, fraseggia sopra usando questa semplice pentatonica, ricordandoti che questa pentatonica è una semplificazione della scala minore naturale di prima. Adesso che abbiamo visto la scala minore naturale, l'abbiamo semplificata tirando fuori quella che è la pentatonica minore, in un lampo andiamo a memorizzare anche quella che è la terza scala, la scala blues, la famosissima scala blues. La scala blues non è altro che una pentatonica, cioè quella che abbiamo appena fatto, arricchita. Arricchita nel senso che ogni volta che ho le dita 1-3, ed è quella scala che abbiamo visto bene prima, 1-3, inserisco il semitono centrale, 1-3, sia salendo che scendendo, 1-3, 1-3. Quindi le note rimangono sempre quelle che sono, diciamo, della pentatonica, la base del lavoro, ma e ancora di più, oltre ad usare 1-3 sia salendo che scendendo, posso ogni nota della scala pentatonica di prima, cioè queste note qua, avvicinarle un semitono da dietro.
Quindi, molto semplicemente, basta visualizzare bene la scala pentatonica, che era una derivazione della scala minore naturale, e su questa scala andare ad aggiungere i semitoni centrali, sia salendo che scendendo, ma anche i semitoni che arrivano sulle note della scala pentatonica. Questo perché la scala blues non è altro che una scala che mescola, rispetto a quello che sarebbe il sol, la terza minore e la terza maggiore. Poi avevamo già la quarta, quindi questa è la nota, sono le due note che arrivano alla quarta. Mescolano la settima minore e la settima maggiore, e la quarta giusta e la quinta giusta in mezzo con la quarta eccedente. Normalmente trovi in giro che questa viene considerata l'unica scala veramente blues, cioè quella che parte col sol, si bemolle, con la quarta eccedente che va sulla quinta, la settima minore e l'ottava. È una scala in realtà questa blues, ma molto limitata. Conviene invece pensare che abbiamo anche le due terze e le due settime, oltre a questa nota centrale che trovi che tutti usano come scala blues. Tanto questo è anche qua. Quello che proprio importa è che adesso, oltre ad usare queste, la pentatonica, la notina in mezzo, anche la nota che c'è un semitono prima. Questo è un punto d'arrivo. Ok, adesso andiamo a sentire sempre sulla stessa base come suona questa scala blues, che praticamente è una pentatonica arricchita di semitono. In un lampo abbiamo imparato queste tre scale: scala minore naturale, che è la prima base da imparare, o modo eolico, con anche il fa, tanto il fa qui con l'1 c'è, come c'è questo fa sol, c'è fa sol. Intanto abbiamo una figura simmetrica, esattamente comoda da imparare. Abbiamo visto che la pentatonica la otteniamo togliendo la, cioè la seconda nota, sol, tolgo la, si bemolle, do, re, tolgo il mi bemolle, cioè la sesta nota, e qua a questo punto usiamo l'1 e il 3. Usiamo hammer on, pull off. E il terzo passaggio, quindi proprio della serie in un lampo lo impariamo, è questa scala con l'aggiunta di cromatismi, e questa diventa la scala blues. E i cromatismi li usiamo sia ogni volta che c'è l'1 e il 3, ma anche avvicinandoci sulle note della scala pentatonica. Quindi devo fermare esattamente le note della scala pentatonica, e su queste note io vado ad aggiungere il semitono indietro. Molto facile, semplicemente la scala minore naturale impari ad usarla, e magari impari ad allargare proprio l'1 e il 2 come stavo facendo io. La pentatonica la ottieni semplicemente togliendo la seconda e la sesta nota, la scala blues la ottieni semplicemente aggiungendo il semitono sotto. Andiamo a mettere insieme tutto questo, dove uso tutte queste scale. Allora, al primo giro userò la scala minore naturale, secondo giro userò la pentatonica, terzo giro userò la scala blues, quarto giro allargherò questo concetto su e giù per la tastiera, perché questo lavoro che stiamo facendo qui può essere poi esteso su tutto il resto dello strumento. Chiaramente il lavoro grosso sarà di andare oltre a questa scala, quindi in un lampo le memorizzi, poi l'estensione sullo strumento è un lavoro un po' più complicato, che comunque è un lavoro che trovi nel dettaglio all'interno del mio corso Bassista Contemporaneo. Andiamo a sentire come si può improvvisare su questi 4 giri di blues.
Ok, prova anche tu allora a fare queste cose. Come ti ho detto fin dal titolo di questo video, è molto facile perché ci metti un attimo a imparare la scala Sol minore naturale, la pentatonica, la scala blues e metterle insieme. Queste tre scale che sono praticamente le più importanti perché funzionano perfettamente in questo caso con un pezzo in minore, ma funzioneranno altrettanto bene con la relativa maggiore, che però adesso non ti sto a raccontare perché non voglio complicarti la vita. Allenati con queste tre scale e se ti va, segui il mio lavoro all'interno del metodo bassista contemporaneo. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao!